Oggi siamo qui con un microfono cinese, tale Scherei Professional Microphone, che non è altro che il clone del TLM 103 di La Neumann. Lo proviamo? Che dici? Dai su, proviamolo. Allora, ho fatto settimana scorsa un po' di acquisti su un sito cinese e ho comprato 3 microfoni, ok? Oggi qui vedi il primo, che è il clone del Neumann TLM 103. Ora, clone è già una parola grossa, però tu in questo momento lo stai sentendo. Allora, che cosa esce dalla confezione? Allora, questo microfono è costato 28 euro. Caspiterina, 28 euro. Allora, che cosa arriva in questa scatola di cartone? Arriva... No, la spugna sta lì. Arrivano delle istruzioni che dice un po' di cose. Magari ti faccio lo screenshot, lo metto in sovraimpressione. C'è un grafico, come puoi vedere, ci sono un po' di dati, poi va a capire se sono veri o meno. Allora, dalla confezione esce uno osceno cavo XLR TRS, quindi un cavo che in teoria tu puoi... Ho combinato un danno di proporzioni disumane. Allora, ok, siamo tornati alla normalità. Ho urtato il braccio del microfono che tiene su l'ottava. Allora, niente di grave. Allora, che ti stavo dicendo? Quindi esce un cavo osceno, ma veramente osceno. Hai presente quelli veramente di bassissima qualità? Pensa che l'attacco XLR è di plastica leggerissima. Se soffi, vola via. E poi alla fine c'è il cavetto TRS, quello per capirci, quello piccolo delle cuffie. Quindi è un cavetto che in teoria dovresti mettere, non so, nel telefono, nella macchina fotografica o in qualche registratore che ha ancora quel tipo di ingresso. Tu dirai, Ale, ma tu come lo stai usando invece? Con un semplice cavo XLR. Ok, quindi XLR maschio, XLR femmina. Stop. Entra nella mia SSL2. Dalla confezione esce anche una spugna, anche questa di qualità veramente, veramente pessima. Allora, in questo momento stai sentendo questo microfono con il cavo, entra dentro la mia SSL2 e va a finire dentro Reaper dove sto registrando. Il gain è a ore 12 e in questo video non verrà applicato nessun effetto se non come al solito quello di isolare la voce da rumori esterni come la ventola di questa luce o i rumori comunque della stanza. Allora, questo microfono, come ho letto prima nelle istruzioni, ha un rumore di fondo di 16 dB. 16 non è proprio poco, ok? È ancora nel range accettabile, ma non è poco. Sicuramente 28 euro di microfono, insomma, non è che ti potevano dare un 6 dB o 5 o 4 dB di rumore di fondo, quindi tutto sommato ci può stare. Allora, io prima l'ho definito clone del TLM 103 perché, in effetti, non so se lo riesci a vedere, ma qui c'è scritto proprio TLM 103. Non so se riesci a vederlo. Qui sotto, dov'è? Qui sotto, da qualche parte, c'è scritto qui, in piccolo, TLM 103. Ok, quindi c'è proprio scritto TLM 103. Non c'è il loghetto della Neumann, ma c'è scritto TLM 103. Come vedi, il microfono lo sto utilizzando senza quell'oscena spugna che esce dalla confezione, soprattutto perché noi vogliamo sentire il suono del microfono, ok? Quindi la spugna inevitabilmente lo colora, seppure quella spugna è così sottile che non cambia nulla, però insomma proviamo ad ascoltare il microfono così com'è. Quindi ti dicevo che ha un suono assolutamente pulito, quindi non verrà applicato nessun effetto se non quello di appunto eliminare tutti i rumori di fondo e concentrare soltanto l'ascolto sulla voce. Allora, è un microfono molto plasticoso, veramente, veramente plasticoso, non tanto nella parte superiore qui della griglia. Hai sentito com'è? Sei... Prova, 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 prova. Allora, il pattern polare è cardioide, ma non ho dubbi che sia cardioide, però senti quando mi sposto. Prova,
Adesso mi stai sentendo? Guarda, mi sono allontanato di poco e già il suono è completamente diverso in peggio. Adesso mi metto qui e come senti il suono è veramente osceno, quindi è molto molto strano. Sicuramente non è supercardioide o ipercardioide, anche il disegnino è cardioide, quindi quello è il pattern polare, però basta che mi allontano, guarda, già è completamente diverso il suono, ok? Almeno quello che arriva a me in cuffia, dopo lo vedremo. Quindi ti dicevo, è un microfono super plasticoso, non tanto per la griglia che è in metallo, ma il microfono non è realizzato male, ma questo ragno è veramente qualcosa di osceno. È super plasticoso, l'elastico è veramente brutto e secondo me non ha assolutamente senso. Certo, se tu il microfono lo tieni fermo, come sto facendo io, non lo urti come ho fatto prima io con quell'altro, non c'è nessun problema, ok? Perché lo stai sentendo, io sto parlando e quindi va bene così. Di solito quando si registra, non è che ci si mette a giocare col microfono. Però è importante sapere che è super plasticoso. Anche l'attacco, questa cosa qui che gira per stringere questo e tenere il ragno fermo nella sua posizione è di plastica. L'adattatore che c'è dentro è di plastica. È tutto super, super plasticoso, ma di quella plastica brutta, non la plastica rigida, dura, quella plastica che ti dà idea di sicurezza e di professionalità, ma è la plastica proprio brutta, brutta, brutta. 28 euro, quindi non è che... Però, insomma, te le devo dire queste cose perché se pensi di comprarlo, poi dici, oh mio Dio, guarda che schifo di plastica. Te l'ho detto, quindi se lo compri sai a cosa vai incontro. Però a noi che ci importa? A noi interessa il suono. Mm? Un'altra cosa oscena di questo microfono è che qui sotto ha un attacco, si colora tantissimo la voce, madonna, che cosa oscena. Ha un attacco per mantenere il microfono attaccato al ragno, c'è una cosa che gira e stringe. Quando inserisci il cavo sotto, ci va a stento. Infatti adesso, hai presente, no, come sono fatti i cavi XLR? Hanno il tastino per estrarlo, no? Quindi clicchi e estrai. Ecco, il tastino adesso non è completamente fuori, perché non riesce ad entrare. Quindi questo coso che gira e stringe per mantenere il microfono sul ragno, in realtà è fatto malissimo perché non permette all'XLR di entrare su e agganciarsi. Quindi è agganciato, ma c'è il tastino cliccato. Quindi se io faccio e tiro, esce probabilmente il cavo. Ma anche in questo caso, tutto sommato sì, è un problema, ma se tu tieni fermo il microfono e non succede nulla, e parli o registri, anche questo non è un grosso problema. Ora, detto questo, non voglio farla troppo per le lunghe perché, che ti devo dire di questo, sì, come si chiama? Di questo Scherei. Addirittura è Hi-Fi System Technology. Super Bass System, ma che roba è sto qua? Secondo me le scatole sono tutte uguali, però Super Bass per un microfono, insomma. Super Bass, Hi-Fi, Fidelity, ma che è una radio, un Hi-Fi? Boh, vabbè, comunque, te la faccio breve. 28 euro, vale la pena di comprare questo microfono? Penso che meno di 28 euro veramente non c'è niente. Ha un rumore di fondo interessante, ma che può essere assolutamente ridotto con un minimo di noise gate, o anche come farò io col Voice Isolation in Final Cut Pro X, o qualsiasi plugin che diciamo elimina tutto ciò che non è voce e diciamo esalta appunto la voce, o un noise gate. Insomma, ci sono tanti modi per ridurlo, però non è eccessivo. Non è assolutamente eccessivo. È un microfono a condensatore, quindi ha bisogno della 48 volt. È un microfono di una certa sensibilità perché sento la ventola della luce, la sento in cuffia, ok? Quindi sicuramente prende anche quello. 28 euro forse non c'è niente di meglio, nuovo, ma usato probabilmente intorno a una trentina d'euro, qualcosa c'è. Che dirti? Boh, se vuoi testare, hai 28 euro da spendere e vuoi avere un clone del TLM 103, clone sempre, prendilo con le pinze, perché insomma tutto sommato è abbastanza diverso dal TLM 103, un microfono che costa un migliaio d'euro, questo costa 28 euro, quindi... E la capsuletta dentro è veramente piccola. La griglia è grande, ma la capsula dentro, la sto guardando in controluce, è abbastanza piccolina. Però guarda, ti dico la verità, non mi dispiace questo microfono. Avendolo pagato 28 euro non mi dispiace. Se l'avessi pagato 70-80 euro probabilmente ti avrei detto che non è granché.
Quindi, boh, che dire. Io farò altri video con altri 2 microfoni e ti invito veramente a vederli perché se ne vedranno delle belle, come si dice. Allora, se hai domande, dubbi, curiosità, io comunque ti lascio il link per comprare questo microfono laddove tu lo volessi comprare, e se no vai avanti per l'autostrada, non preoccuparti perché tanto è veramente uno sfizio. E non avendo mai avuto io microfoni così super economici, così super cinesi, volevo testare, volevo vedere che cosa succedeva. Una domanda che ti anticipo la risposta a una domanda che probabilmente mi farai: in quanto tempo ti è arrivato? Guarda, 5-6 giorni. In 5-6 giorni dall'ordine al ricevimento. Ok, quindi super veloce. Ok? Quindi ormai sono diventati abbastanza veloci, quindi non c'è più quella cosa che devi aspettare un mese. Ti dimentichi che devi aver fatto l'ordine e poi arriva il microfono. Tu dici, oh mio Dio, da dove è uscito questo microfono? Basta. Allora, grazie per aver guardato questo video. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e noi ci vediamo settimana prossima con un altro microfono. Chissà se sarà un altro cinese o meno.